Nella sala lettura della biblioteca sono esposti 2 globi che risalgono alla prima metà del Seicento e sono quelli che hanno ispirato il titolo dell'evento di questa sera. Infatti nel linguaggio comune si sente spesso parlare di mappamondi, ma il termine corretto e preciso è globi. I 2 qui conservati provengono dalla biblioteca dell'ex convento dei Gesuiti e dopo la soppressione dell'ordine furono esposti al Museo Doria di Storia Naturale. I 2 globi sono stati realizzati nel laboratorio cartografico dell'olandese Willem Blauw e dei suoi figli. Blauw fu cartografo ufficiale e stampatore della Repubblica delle 7 Province Unite, gli attuali Paesi Bassi. Fu grande studioso di geografia e astronomia e fu infatti allievo ed amico dell'astronomo danese Tycho Brahe. Willem Blauw fu autore di varie coppie di globi celesti e terrestri di particolare pregio, oltre che planisferi, carte nautiche, e fu anche fabbricante di strumenti astronomici e matematici. I 2 globi sono composti da sfere in legno, vuote all'interno, ricoperte da un sottile strato di gesso, su cui sono incollate sottili strisce di carta stampata a forma di fuso. In origine avevano anche sfumature e particolari in oro, oggi non più visibili, e una bussola sul basamento. Il globo celeste è firmato Guilielmus Blauw. Ha una leggenda su cui campeggia il ritratto di Tycho Brahe e precisa che si riportano le posizioni delle stelle stabilite dall'astronomo danese. A queste se ne aggiungono però altre 300 nell'emisfero australe, la cui posizione è ricondotta all'epoca del 1640. Sulla base di similitudini con analoghi globi conservati a Firenze, Roma, Anversa e Budapest, lo si può far risalire agli anni 20-30 del Seicento. Le costellazioni sono rappresentate dagli animali, ad esempio Orsa Maggiore e Minore, e dalle figure mitologiche da cui prendono il nome. Accanto al Polo Nord vi è una piccola tabella che riporta 7 simboli di diversa grandezza che rappresentano la scala di luminosità delle stelle e nebulose.